Ci dirigiamo ad Asciano, antico centro etrusco. Lì ci aspetta Mattia della MNC Hunting per una nuova avventura. Asciano si trova nel cuore delle Crete senesi, circondato da paesaggi mozzafiato. La leggenda vuole che i figli di Remo, Senio e Aschio, in fuga dall'irruento zio Romolo, si vennero a rifugiare proprio in queste zone, fondando dei villaggi che poi diventeranno l'attuale Siena, con Senio, e Asciano, con Aschio. È certo che questo territorio, prima di diventare una colonia romana, fu sede di numerose comunità etrusche, documentate dai reperti della necropoli di Poggio Pinci e del tumulo del Mulinello. Il fascino delle Crete senesi è sicuramente superbo. In questi luoghi il giorno è un lungo ciclo fatto di silenzi e di colori che mutano. Le Crete rappresentano lo sguardo antico della civiltà senese. Torri e castelli sono ovunque e hanno come incantevole continuità la Baldorcia. La natura ha creato un luogo dove le originali sinuosità della terra si uniscono a colori unici che regalano ai visitatori uno spettacolo meraviglioso. Le Crete sono le terre dei poeti, degli scrittori e dei mistici che qui hanno sempre trovato originale ispirazione. Siamo arrivati a destinazione. Questo sarà il nostro campo base per questi giorni di caccia. Dopo aver preso possesso delle loro stanze, Stefano e Daniele si rilassano davanti a un panorama a dir poco mozzafiato e, ispirandosi come poeti e scrittori del passato, si godono un meraviglioso tramonto. Buongiorno a tutti, siamo nel secondo periodo della caccia di selezione in compagnia di due ospiti, Sharon e Michele, e andremo ad affrontare 2 giornate di caccia a capriolo, cinghiale, vediamo un po' quello che si trova. Essendo il secondo periodo si possono abbattere sia maschi adulti, giovani e anche le femmine. Io però per un discorso personale faccio tirare solo a femmine sottili o femmine asciutte, perché in Toscana si potrebbe tirare anche le femmine col piccolo, ma si preferisce, diciamo, rispettarle un pochino. E stamattina la mattinata si svolgerà in 2 parti. Uno di loro, Sharon, verrà con me alla cerca e Michele invece andrà in appostamento e vediamo un po' come va la mattinata. Stasera faremo più o meno simile, però staremo un po' più fermi, tanto la sera è meglio aspettare gli animali quando escono. Quindi ora lascio la parola a loro due. Da dove venite? Noi siamo nella provincia di Belluno, veniamo da Quero, che è proprio l'ultimo comune della provincia, e niente, io sono già stata qui in passato con un amico. Questa volta ho deciso di portare papà, perché chiaramente devo a lui la mia passione e anche la tenacia un po', no, che ho, e quindi sono contenta di provare questa esperienza con papà. Bene. Michele? Io sono il papà di Sharon, vengo dalla provincia di Belluno, pratico la caccia da 38 anni, esclusivamente tutta con la canna rigata, Tutta selezione, con cani a seguito a caccia alla lepre. Basta, non... Magari ci sarà modo qualche volta di venirvi a trovare. Dai, sarà un piacere. Bene, partiamo. Si è fatto giorno. Michele, coperto dal buio, ha raggiunto, accompagnato dalla telecamera di Stefano, la sua postazione.
2 cinghiali al bordo del campo. Stefano imbraccia la telecamera. Sono 2 cinghiali di tutto rispetto. Un maschio bello grosso e un maschietto più giovane. Michele non spara. Già a posto, già a posto. È ora di muoversi. Anche per Sharon e Mattia, accompagnati dalla telecamera di Daniele, si incamminano in cerca della loro preda. Mattia nota qualcosa. Un capriolo. E sembra proprio il capo giusto da abbattere. Ma è lontano e devono provare ad accostarlo. Nella postazione di Michele, i 2 maschi di cinghiale, uno dopo l'altro, attraversano il campo. Pochi cacciatori avrebbero saputo resistere alla tentazione di sparare. Ma Michele è venuto in Toscana per il capriolo, non per i cinghiali. Intanto, una lepre corre verso la sua tana. Sharon e Mattia, con molta cautela, si sono avvicinati al capriolo, che è lì intento a mangiare, ignaro di quello che sta succedendo. Mattia si accerta che la telecamera di Daniele veda l'animale. Sharon è pronta. Vai, ma stanca. Vediamo a quanti metri era perché non l'avevo neanche telemetrato. 182, 185. Ok. Bene, il primo si è fatto. Dai, andiamo a recuperarlo. Niente, abbiamo fatto un avvicinamento, avevamo 3 caprioli sul prato, sembravano 2 femmine, un maschietto, e ho tirato con una Tikka T3X in calibro 300 short, è stato il mio ultimo acquisto e questo è il primo abbattimento, quindi direi che va più che bene. Mattia si congratula di nuovo con Sharon. Un tiro perfetto, a una distanza di 180 metri. Dopo aver dato l'ultimo pasto e onorato l'animale abbattuto, si avviano verso la macchina. Michele non ha la stessa fortuna di Sharon. Da lui si vedono solo cinghiali. Decide così di lasciare la postazione e fare un po' di cerca. Con il suo cuore pieno di speranza si avvia.
Per Sharon e Mattia la mattinata continua bene. Un altro capriolo. Anche questo è molto lontano. Mattia decide di provare un accostamento. Il sole è ormai alto e c'è il rischio di essere visti. Andato. Per Mattia e Sharon la mattina si conclude qui. Soddisfatti si avviano alla macchina. Michele dà un'ultima occhiata nei pressi di un piccolo lago. Come si dice, la speranza è sempre l'ultima a morire. Ma anche qui non c'è l'ombra di un capriolo. Decide anche lui di mollare e raggiunge il punto di estrazione per essere recuperato da Mattia. Allora Stefano, eccoci qua. Come sai, come tutti sanno, la caccia estiva purtroppo ha degli orari un pochino particolari, no? Si caccia la mattina presto e poi ci sono dei tempi morti. E questo per noi è il tempo del relax, no? Dopo la sveglia delle 3:30 di stanotte. Relax e pranzo. E pranzo, ho capito? Noi siamo gente semplice, ci mangiamo un panino e poi ci andiamo a fare anche una bella pennichella, Siamo pronti per tornare a caccia. Stamattina ci siamo divertiti, si è visto un po' di animali. Noi siamo stati abbastanza fortunati, abbiamo fatto un abbattimento, Michele un po' meno, vediamo stasera come andrà. Ora stasera lasceremo Michele in un punto dove ieri sera abbiamo visto un bel maschio di capriolo e noi continueremo con la nostra cacciata alla cerca, vediamo se si trova anche noi un maschio o magari qualche femmina sottile da poter prendere. Fa caldo. Gli animali con queste temperature preferiscono stare all'ombra, nel bosco. E i nostri amici fanno lo stesso. Si rilassano all'ombra facendo 4 chiacchiere in attesa che Mattia dia il via alla battuta. Sai quanto puoi camminare per Mattia e Sharon si preparano e partono seguiti stavolta dalla telecamera di Stefano. Vanno subito a controllare dei campi dove Mattia nei giorni scorsi ha visto dei caprioli e spera di trovarli anche stasera. Siamo appena partiti, si è fatto un primo giro, è ancora parecchio presto, quindi per ora si fanno tanti piccoli spostamenti, si guarda un po' nei punti dove penso ci possa essere qualche animale e fino ad arrivare poi verso quasi a buio dove ci si fermerà, si aspetterà, quindi qua non c'era nulla, si cambia zona e vediamo se siamo più fortunati.
Andiamo? Andiamo. Nel frattempo, Michele, seguito dalla telecamera di Daniele, ha raggiunto la sua postazione. Scruta col binocolo, ma ancora non c'è niente. Purtroppo si è alzato un po' di vento e questo non lo aiuta. Stasera vuole il suo capriolo. Stavamo rientrando alla macchina dove prima abbiamo visto dei caprioli e sono tornati fuori. Sembravano femmine col picco. Poi comunque proviamo a avvicinarci leggermente a vedere se c'è un animale prelevabile. Vediamo un po' come va. Arrivare a tiro utile non sarà facile. L'unico modo è camminare al bordo del campo con molta cautela. A prima vista sembrano madri con piccoli. Mattia si ferma per osservarli meglio. Ma i caprioli, spaventati da noi o da qualche predatore, fuggono e si vanno a rifugiare nel bosco. Vediamo se troviamo qualcosa di utile. Gli occhi ce li siamo rifatti, ora bisogna trovare qualcosa di buono. Dopo tanto sperare, anche Michele ha la sua occasione. Un maschio di capriolo ai margini del bosco intento a brucare nella frescura della sera. Michele con calma si prepara al tiro. È uscito un capriolo giovane, un maschio giovane, ho provato il tiro, l'ho sbagliato, colpo sopra la schiena, alto, è rientrato, così era a casa. Intanto Mattia e Sharon avvistano un capriolo. È il capo giusto da abbattere e provano l'accostamento, cercando di fare meno rumore possibile. Qualcosa va storto e il capriolo con 2 balzi si infila nel bosco. Ma la fortuna a Sharon non manca. 2 caprioli distanti, forse 20 metri l'una dall'altro. Si prepara. Concentrata e con una freddezza stupefacente vista la sua giovane età, si prepara al tiro.
bel manzare. Vai, Nasdaq. Michele, lasciata la postazione, approfitta dei pochi minuti di luce rimasti per fare un po' di cerca. Avvista un capriolo, ma nascosto dall'erba alta c'è anche un piccolo. Peccato, non è proprio il suo giorno fortunato. Mentre si appresta a rientrare al campo base, un gruppetto di cinghiali attira la sua attenzione, ma non sono la sua preda e, come quelli di questa mattina, li grazia, limitandosi ad osservarli. Adesso rientriamo, non è andata molto bene, ho sbagliato un maschio di capriolo, abbiamo visto le femmine con i piccoli, però non ho sparato, riprendiamo domani mattina. Nel frattempo, Sharon e Mattia hanno recuperato il capriolo. Il solito rito dell'ultimo pasto, e anche loro raggiungono Michele al campo base. Allora, siamo arrivati a conclusione di questa giornata, di queste 2 uscite di caccia. Diciamo che è andato abbastanza bene, anche vedendo il periodo, la siccità e tutto. Abbiamo concluso con 2 abbattimenti della nostra Sharon e una padellina del nostro Michele. Però fa parte anche quella del gioco, l'importante è aver visto animali e essersi divertiti. È stata una bella giornata, animali direi che nonostante tutto un pochino si sono visti, anche stasera si è visto un buon movimento, delle belle scene, femmine, piccoli. E noi alla fine abbiamo optato per una femmina asciutta e nulla, ci vediamo prossima occasione, spero vi siate divertiti. Assolutamente. E ci ritroviamo presto. Grazie.